Lupin III è un personaggio dell'intrattenimento super iconico, super accattivante. È un personaggio che ha saputo vincere la prova del tempo, è super simpatico, tanto geniale, tanto quanto alle volte stupido, è un donnaiolo impenitente, anche se ha una sola donna nel cuore effettivamente come Fujiko Mine. Oggi è facile imbattersi in qualcosa con la faccia di Lupin stampata, come magliette, tazze, clipper e chi più ne ha più ne metta. È un'icona pop a tutti gli effetti, è una figura del mondo anime e manga davvero rivoluzionario, fra i personaggi più importanti del medium. La sua fama ha raggiunto quella del nonno, il ladro gentiluomo francese creato da Maurice Leblanc Arsène Lupin, di cui il nipote ha ereditato oltre il nome l'abilità e la simpatia. È uno spaccone buono, sicuro delle proprie capacità, testardo e positivo. Ma realmente com'è nata la genesi di Lupin? Come è riuscita a diventare un'opera così di successo fino a diventare un'icona leggendaria? È stato fin da subito? Ovviamente no, poiché c'è stata una serie che è stata determinante per l'esplosione e la popolarità del personaggio. Sto parlando della genesi di Lupin in giacca rossa della seconda serie. Oggi vi parlerò della storia di Lupin III Part 2. Ben ritrovati in un nuovo video ragazzi del Covo di Lupin III. Mi raccomando, supportate il canale con un mi piace, un like e dei commenti se vi è piaciuto il video. E partiamo con il video. Il Covo di Lupin III, l'avventura non ha mai fine. Passione, segreti e colpi di scena, benvenuti nella nostra tana. Partiamo dall'inizio. Lupin III nacque dalla matita di Monkey Punch, alias Kazuhiko Kato, di cui creò il manga, che era piuttosto satirico, anche dissacrante, molto comico delle volte, molto noir e cupo altre volte, e il suo autore non ha mai creduto e non volle mai inizialmente che la sua opera potesse essere trasposta in animazione, perché credeva che comunque non era un personaggio che si prestava a questo. E soprattutto inizialmente Monkey Punch aveva uno stile ancora più grezzo, tendeva ad avere uno stile molto più grezzo, per fare in modo che non potesse essere trasposto in animazione, fino a che un giorno la Tokyo Movie Shinsa non convinse, insieme a Yasuo Otsuka, non convinse Monkey Punch a far divenire il suo personaggio un simbolo dell'animazione giapponese, partendo appunto dal pilot film. Fu proprio il film pilota a convincere Monkey Punch a trasporre Lupin in animazione, poiché restò molto colpito dal prodotto finale e quindi diede il via all'animazione di Lupin. Nel film pilota si vede un Lupin in giacca rossa. Sarà la tipica colorazione che ritroveremo nella seconda serie. Ma cosa avvenne? Il cambiamento del colore della giacca di Lupin dal rossa del film pilota fino a metterla verde nella prima serie. C'è una leggenda metropolitana che si sono detti alcuni fan in cui la giacca di Lupin rappresentasse i toni della storia. Ragazzi, non è affatto vera, è una leggenda metropolitana. Si dice che la giacca verde sia il Lupin più serio, più cupo, la giacca rossa sia il Lupin più spensierato, più leggero, mentre la giacca rosa rappresenta il Lupin più scanzonato. Mentre con l'avvento della giacca blu rappresenta un Lupin moderno. Ragazzi, non è affatto vero, non è così, poiché comunque la giacca verde non rappresenta solo il Lupin più cupo. Durante il percorso della prima serie, quando subentrano Hayao Miyazaki, Isao Takahata, il Lupin divenne più leggero anche nelle storie e nei toni generali, eppure indossa sempre una giacca verde. Il Castello di Cagliostro è una storia leggera e spensierata di Lupin, tipica più, qualora fosse vera questa storia delle giacche, da Lupin in giacca rossa. Invece il Castello di Cagliostro indossa una giacca verde. Così come, faccio un altro esempio, Lupin indossa una giacca rossa nello special TV Walter P38 ed è uno degli special più cupi della saga di Lupin.
così come Viaggio nel pericolo e tanti altri. Quindi è una diceria, è una leggenda metropolitana non vera, che viene messa molto spesso anche nelle curiosità su Lupin, quindi prestate attenzione a questa cosa. La vera storia è che Lupin indossò la giacca verde nella prima serie, gli colorarono la giacca verde, poiché i televisori a tubo catodico di quei tempi sfalsava un po' i colori, e quindi presero la decisione di colorare la giacca a Lupin di verde. Poi col tempo questa cosa cambiò, perché passarono gli anni, i televisori comunque miglioravano di anno in anno anche in tecnologia, quindi i colori si mantenevano sempre di più, quindi si è potuto cambiare il colore della giacca, come inizialmente venne pensato da Film Pilota, poiché Monkey Punch nel suo manga tendeva a colorare la giacca di Lupin di rosso. Per quanto riguarda la prima serie, ragazzi, Lupin ha avuto delle difficoltà nette inizialmente. La serie non stava andando per come si poteva credere. La serie inizialmente venne affidata a Masaki Ozumi. Gli episodi erano molto più fedeli e molto più incentrati sul manga, per come era anche stato promesso a Monkey Punch. Ma la serie non stava andando bene, a una certa sostituirono Masaki Ozumi con la coppia Isao Takahata e Miyazaki, in cui i toni degli episodi diretti da Masaki Ozumi erano definiti troppo adulti e troppo cupi, poiché erano rispettosi dei toni generali del manga. Quindi subentrarono Isao Takahata e Miyazaki, alleggerendo tutti i toni della serie, compresi i personaggi, ma non fu garanzia di successo e di attenzione, poiché comunque la serie continuava ad avere un audience veramente basso. Ormai si crede che quest'opera non possa più andare avanti, si interrompe al 23esimo episodio, ma col passare degli anni e col passare delle repliche la serie comincia a ingranare, e poco prima dell'estate del 1976 i dati d'ascolto riguardanti le repliche della prima serie TV sembrano invitare a ipotizzare di mettere in cantiere una nuova serie di Lupin, poiché le repliche stanno avendo un audience davvero pazzesco, il manga è sempre più in voga e i protagonisti cominciano a essere ben conosciuti fra il pubblico. Si inizia a pensare a una nuova serie e a un nuovo mondo per Lupin e compagni. Si inizia anche a contattare Monkey Punch per realizzare una nuova serie. Monkey Punch risponde entusiasta di sì, e si metterà anche in moto per realizzare una nuova serie di manga di Lupin III, che verrà appunto chiamato Shin Lupin Sansei, Shin Lupin III, nuovo Lupin III. Quindi si inizia praticamente a semi-ufficializzare una nuova serie di Lupin e si inizia a pensare come agire con questi personaggi. Le avventure infatti in questa nuova serie si sarebbero svolte un po' in tutto il mondo, mantenendosi anche molto attuali in quell'epoca agli avvenimenti sociali di quel periodo, come le mode, musica e cinema in voga. Vedremo anche all'interno della serie i VIP di quel periodo, che sono stati visti e citati all'interno dell'episodio, come ad esempio Alain Delon o addirittura il calciatore brasiliano Pelé. Nella nuova serie assisteremo anche a un cambiamento per i protagonisti, specialmente per Zenigata, che passerà dall'essere un poliziotto della provincia di Saitama a ispettore dell'ICPO, di modo tale che così possa inseguire la banda Lupin in tutto il mondo. Lupin poi non guiderà più la sua Mercedes-Benz SSK visto nella prima serie, ma l'Alfa Romeo Grand Sport e di tanto in tanto anche la mitica e iconica Fiat 500. La direttiva principale per questa serie è che tutti e 5 personaggi devono essere presenti all'interno delle avventure, anche se sporadicamente succedeva che qualche personaggio tendeva a non esserci, come Gaemon e Fujiko, o che Zenigata comparisse in poche scene. La serie infine venne affidata a Takeo Kitahara, successivamente divenne la figura di riferimento per la seconda serie. Kitahara si approcciò alla serie con grandissimo entusiasmo, con ritmi di lavoro davvero forsennati, procedeva alla supervisione degli episodi anche per 24 ore al giorno, tanto che a una certa egli stesso dirà che non ce la faceva più a reggere quei ritmi, e di conseguenza la supervisione calò e si diede più libertà al cast di animatori, dando anche spazio a diversi stili, che man mano vedremo all'interno della serie sempre di più. Inizialmente il pubblico non accolse benissimo la nuova serie di Lupin, specialmente non era entusiasta dei character design dei personaggi, anche perché erano molto abituati allo stile di Yasuo Otsuka e di Hayao Miyazaki, ma man mano che la serie andava avanti questi design venivano sempre più apprezzati dal pubblico e la serie cominciava ad essere sempre più popolare, toccando picchi veramente altissimi sia di apprezzamenti sia come share. Ovviamente durante il percorso della serie c'erano diversi nomi, non solo Takeo Kitahara, c'erano anche i grandi ritorni come Yasuo Otsuka. Vennero affidati anche 2 episodi ad Hayao Miyazaki e questo fu il suo ultimo lavoro con la saga di Lupin III.
ovvero il 145esimo episodio Albatros le ali della morte e il 155esimo episodio, nonché ultimo della seconda serie, I ladri amano la pace, episodi divenuti iconici e fra i più popolari della seconda serie, fra i più conosciuti anche per via del nome del regista. Questi episodi faranno anche da base per alcuni character design e personaggi per i film futuri dello studio Ghibli. Il debutto televisivo della seconda serie di Lupin III avvenne il 3 settembre del 1977 e venne trasmesso in Giappone alle ore 19 di sera. Questa serie verrà identificata come il Lupin della giacca rossa. Durante il percorso della seconda serie e la sempre più costante enorme crescita del popolare del franchise, divenendo sempre più un evento culturale non solo per ragazzini ma anche per adulti, con un appuntamento fisso, dimostrando che Lupin è uno dei primissimi casi in cui riusciva a coinvolgere sia bambini che adulti. Con l'aumentare della popolarità della seconda serie, numerose aziende chiedono i diritti dei personaggi per commercializzare i propri prodotti. Per ciascuno di questi la TMS forniva immagini sempre nuove, rivolgendosi ai suoi animatori e a volte anche illustratori, provenienti da alcune riviste del settore. Vennero realizzati incarti di gelato, gomme da masticare, caramelle e anche album di figurine. I primi bambolotti, le prime action figure, insomma Lupin stava diventando un'icona popolare pazzesca. Pensate che addirittura lo share è stato talmente alto che un episodio ha un record assoluto, ovvero l'episodio 69, Il lungo viaggio in Occidente, che ha come share il 30,7% di share. Questo è stato l'episodio più visto di sempre di Lupin III. Lupin viaggiava su una media già del 25-27% di share nella media. Oltre ad essere molto attuale nei temi sociali, oltre a interfacciarsi con la società, oltre che i personaggi sono super carismatici, super iconici, vivendo sempre nuove avventure a ogni episodio che passa, una delle cose che fece la più grande differenza per Lupin sicuramente furono anche le soundtrack, poiché da questa serie venne ingaggiato un certo Yuji Ono, che da qui non si fermerà più con Lupin, ed è il compositore che ha arrangiato la sigla più iconica di Lupin III in assoluto e la più famosa, ovvero Them from Lupin III. Ma non solo, con questo stile jazz funky, Yuji Ono ha composto veramente delle musiche eccezionali in Lupin, come Super Hero, I'm a superhero. come Love You Lucky, Any worries and I ain't got any money, but luck seems to follow wherever I go. Love School, Love school, it's my love. もう逃がさないわ。 tante altre musiche eccezionali che vennero anche utilizzate nei primi due film cinematografici di Lupin III, le stesse soundtrack, ovvero La pietra della saggezza e Il castello di Cagliostro. Da lì, da questa base delle musiche e delle host di Lupin III della seconda serie, ne vennero realizzate tante versioni e tanti nuovi riarrangiamenti. Negli anni abbiamo assistito a tante variazioni dello stesso tema di Lupin così iconico. Yuji Ono è un compositore eccezionale ed è stata una grande fortuna per la saga di Lupin III, perché ha dato quel quid in più a Lupin, nonostante anche le musiche della prima serie erano di per sé eccezionali. Ma onestamente Yuji Ono ha dato quel tocco di iconicità in più per Lupin, soprattutto per le musiche che sono uscite. Ci sono anche tante curiosità all'interno della produzione della seconda serie di Lupin III. Non solo i tanti e vari episodi, sarà la serie più longeva del brand di Lupin III con ben 155 episodi, iniziata nel 77 e terminata nel 1980. Ma ci sono anche molte curiosità interessanti, come anche la scelta del colore della giacca rossa, perché non è stato un caso cambiargliela, poiché non è dovuto solo al manga la scelta del cambiamento di colore, ma servì a differenziarlo dalla prima serie,
Principalmente fu una richiesta dello sponsor Bandai. L'episodio 26, La rosa e la pistola, ambientata a Barcellona, ricorda un episodio del telefilm francese Il ritorno di Arsène Lupin. L'episodio 92 è dichiaratamente ispirato al film delle The Killers, la signora omicidi del 1955. Ci sono anche alcuni errori che vennero realizzati durante il percorso della serie. Per esempio nell'episodio 99 si dice che Jigen sia capace di sparare in 7 decimi di secondo, contrariamente ai classici 3 decimi. Dalla sceneggiatura a quanto pare si capì che fu un semplice errore di lettura da parte del doppiatore. Il famoso episodio 152 I cappelli di Jigen, che è stato realizzato dal famoso sceneggiatore Junichi Ryoka, e che l'episodio in questione è una storia originale del signor Sugimura. La storia verte sul segreto dietro l'ossessione di Jigen per il suo cappello, e cioè che mira aiutandosi con l'attesa del suo cappello. Questo presupposto dell'episodio diviene così parte della caratterizzazione del personaggio. In realtà inizialmente Ryoka si oppose a questo episodio, ma alla fine è stato incluso con la motivazione che tali stravolgimenti fossero accettabili. In seguito non verrà più ripresa questa caratterizzazione di Jigen, anche perché non solo non è canonico con le caratteristiche del personaggio del manga, a cui non è stato mai fatto presente una cosa così importante per un personaggio principale come Jigen Daisuke, ma anche perché comunque non credo sia fattibile che degli sceneggiatori possano modificare le caratterizzazioni dei personaggi in base ai loro capricci. Non può esserci una caratterizzazione una tantum, eppure con Jigen venne realizzata una cosa del genere, nonostante paradossalmente l'episodio sia peraltro uno dei più famosi della saga di Lupin III, uno dei più celebri, e ancora oggi la gente crede che Jigen miri a seconda della tesa del suo cappello per via di questo episodio, cosa che non è assolutamente vera, anche perché nel corso della serie vedremo Jigen sparare diverse volte senza il suo cappello, anche nella seconda serie stessa. A mio dire, per quanto mi riguarda, per quanto ci possa essere, fra virgolette, la canonicità, bisognerebbe solo seguire gli episodi che sono adattamenti di capitoli del manga, poiché sono stati pensati dal suo autore, generalmente. E al contrario di quello che si crede, la seconda serie è pieno di adattamenti di capitoli presi dal manga, come per esempio nella prima serie di manga di Lupin III viene adattato un episodio che verrà intitolato Lupin venduto all'asta. Ce ne sono tantissimi altri episodi come Gli squali d'acciaio, La banda dell'Himalaya, Il duello di Jigen, quello contro Stoneman, ma anche episodi come Il segreto di volare, ha molti momenti che sono ripresi dal manga, perché alcuni episodi, seppure sono molto più ingigantiti o comunque modificati, ci sono vari momenti anche presi dal manga. Quindi chi vi dice che il Lupin, il più vero e più originale, sta solo nella prima serie, ragazzi, sappiate che tutto ciò che è originale in Lupin, o il vero Lupin, sta solo nel manga, e tutto ciò che viene adattato dal manga è la cosa che molto di più si avvicina all'originale. Quindi sono comprese tutte le serie, tranne la quarta serie dell'avventura italiana. Ci sono sempre momenti che sono ripresi dal manga, e la seconda serie ne è piena. L'episodio 101 venne realizzato una specie di crossover con Lady Oscar, ma in realtà Le rose di Versailles, ovvero Lady Oscar, ancora doveva prendere forma come anime. Era un manga, ancora un adattamento animato di Lady Oscar fino a quell'epoca ancora non c'era. Aveva un manga che era di straordinario successo. La volontà di creare un crossover è più della casa di produzione della TMS, poiché comunque Lupin a quel tempo era una fra le opere più seguite, più amate e più apprezzate. E Folle amore a Versailles è un episodio semplicemente promozionale, poiché da lì a poco sarebbe uscito l'anime di Lady Oscar. Quindi effettivamente questo è un episodio solo pubblicitario, non c'è nulla di più e nulla di meno. Aoki è colui che in futuro curerà la terza serie di Lupin in giacca rosa, ma ha anche curato diverse cose della seconda serie, come la opening famosissima della serie anni 80, l'ultima opening della seconda serie. Gli episodi curati da Aoki sono considerati ufficialmente denominati Broadway Series, perché pensati come vere e proprie storie da musical, amati particolarmente dall'animatore, e sono gli episodi 106, 117 e 128. L'episodio 123, Una rapina al Louvre, numerosi acetati dovettero essere ricolorati, perché per vari errori dei coloristi.
L'edizione italiana invece venne realizzata nel 1981 sotto la direzione di Marcello Prando, colui che darà la voce al nostro Paparino Zenigata. Rispetto alla prima serie col primo storico doppiaggio vennero mantenuti solo i doppiatori di Lupin e Fujiko, ovvero Roberto Del Giudice e Piera Vidale. I nuovi subentrati nel ruolo sono di Sandro Pellegrini nel ruolo di Jigen, che in questo caso è un effettivo ritorno più che altro, poiché già poco prima aveva doppiato Jigen nel film La pietra della saggezza, che al tempo in Italia uscì nelle sale cinematografiche, sostituendo in maniera definitiva Germano Longo. Gaemon e Zenigata, che nel primo doppiaggio storico entrambi erano doppiati da Enzo Consoli, che in futuro diverrà il doppiatore iconico e storico di Zenigata, fu sostituito da Massimo Rossi per Gaemon e atto da Marcello Brando per Zenigata. Ma in questa serie l'adattamento diciamo che non è delle migliori, come di uso e costume soprattutto di quell'epoca, poiché Lupin non è il primo né l'ultimo, tantissime opere animate sono vittime dell'adattamento di quel tempo, ed è celebre il cambiamento che diedero al nome di Fujiko, ribattezzandola come Margot Mine. Come era di uso e costume per anni anche sul nome Fujiko, hanno continuato a inglesizzare il cognome di Fujiko, invece di chiamarla Mine per come è scritto, veniva chiamato Mine. E in questo caso venne ribattezzato nella seconda serie Margot Mine, creando una sorta di confusione e leggende fra gli spettatori, credendo che Fujiko e Margot erano due personaggi diversi, non solo a causa del cambiamento del nome, ma perché la gente vedeva un character design differente, così come tutti gli altri personaggi, ed è divertente far notare alle persone di quell'epoca, soprattutto mi riferisco, che hanno ricordi al massimo di Lupin che arriva fino alla giacca rosa e non hanno visto nient'altro dopo, come non si siano mai chiesti come mai Fujiko anche nella terza serie cambia di design, eppure la chiamano Fujiko comunque. Poi negli anni successivi il design della seconda serie di Fujiko ritornerà e la chiameranno Fujiko. Però ancora oggi ci sono persone che sono convinti che siano due donne e due personaggi diversi. Ma non solo, perché avvennero anche alcune storpiature dei nomi, come Arsenico detto Lupin, Arsenico e vecchi merletti. Arsenico è un cazzo di veleno. Nel doppiaggio originale non esiste Arsenico, non lo chiamano, ma lo chiamano Arsenio Lupin, Arsenico detto Lupin. Oppure in una scena del primo episodio non si sa perché Jigen verrà chiamato da Lupin Fujimoto. Che credi di fare, piccolo verme? Fujimoto, Gaemon, uscite dall'acqua! Fujimoto, Gaemon, uscite dall'acqua! Mentre nell'episodio 56 Jigen, invece di presentarsi come Daisuke Jigen, si presenterà come Daisuku Jigen. Per gli amici e i nemici sono Daisuku Jigen. A volte ci sono anche dialoghi inventati di Siana Pianta, gli episodi perdono completamente di senso logico in alcune scelte, altri verranno a meno il loro significato, poiché comunque i dialoghi molte volte sono completamente inventati di sana pianta e adattati malissimo. Insomma, questo doppiaggio soffre di molte ingenuità di adattamento, tipiche comunque sempre di quei tempi, nonostante i doppiatori e il cast sia di altissimo livello, il che salva il tutto. Per esempio, io sono legato a un personaggio che faccio, che è Arsenio Lupin III, per cui io ho inventato una risata, per esempio. Ecco, e allora lì è stata la fortuna di quella cosa, ecco. Com'è? La risata era... Insomma, anche l'impatto in Italia fu devastante in Lupin. Lo share era impazzito, inizialmente venne trasmesso nelle TV locali, con una nuova sigla per Lupin. Dopo Planetto, che non era esattamente una sigla pensata per Lupin, anzi tutt'altro, gliela appiopparono nella prima serie e incredibilmente nel ritmo musicale ci stava benissimo con Lupin, ma se leggiamo il testo è completamente un'altra cosa. Venne realizzata il valzer di Lupin, che divenne una delle sigle più iconiche di Lupin III, e non solo, si pensa che sia una delle sigle per cartoni animati in Italia più belle di sempre, cantata da una grande Castellina Pasi. Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Lupin divenne in Italia subito
un'icona pop incredibile, fece subito successo già dalla prima serie e divenne uno di quei cartoni più seguiti di sempre insieme ai robottoni di quel periodo. Poi successivamente Lupin lo acquistò la Mediaset, rendendolo ancora più iconico e più conosciuto al grande pubblico, riuscendo, ed è uno dei pochi casi, a non soffrire del pregiudizio di essere un cartone animato. Ma senza il Lupin III della seconda serie, che piaccia, non piaccia, eccetera eccetera, Lupin non sarebbe diventato quello che è diventato oggi, cioè un'icona pop mondiale che ci ha fatto conoscere e fatto innamorare di un grandissimo personaggio, come pochi ce ne sono all'interno del medium e del settore dell'animazione giapponese. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, ci rivedremo a un prossimo video, grazie ragazzi sempre, e ricordatevi che l'arte e il ladro hanno una cosa in comune: entrambi ti rubano il cuore. Ciao ragazzi!